GTA è sinonimo di corse, sportività, esclusività. Cristiano Luzzago non poteva mancare a questo appuntamento. Mettiamoci il casco. Amici appassionati, in questo caso di Alfa Romeo, oggi presentiamo uno dei modelli più attraenti e più affascinanti della storia nelle competizioni dell'Alfa. Si tratta della Alfa Romeo GT-A Junior, il modello stradale. Sappiamo che l'Alfa Romeo all'inizio degli anni 60 con le Giulia TI berlina cominciò a riscuotere buoni successi, ma con l'accreditarsi nelle competizioni di altre vetture di categoria turismo come le BMW o le Lotus Cortina cominciò a segnare un po' il passo. Quindi l'Alfa Romeo si rivolse all'ingegner Chiti, all'Autodelta, e cercarono di studiare una nuova strategia per avere una vettura che fosse ugualmente competitiva quanto l'era stata la TI Super. L'ingegner Chiti, con grande intelligenza, notò che quando si parlava di vetture turismo non si parlava necessariamente di vetture 4 porte, ma di vetture 4 posti, i quali posti dovevano avere una determinata abitabilità. Quindi per aggirare l'ostacolo e poter far entrare questa vettura nella categoria turismo, studiò di mettere a listino la macchina con un sedile posteriore a panchetta molto scarno, che dava quei centimetri in più sufficienti a renderla abitabile per 4 persone, mentre il sedile imbottito e rivestito veniva considerato come un optional. Quindi questa vettura, che in effetti non è una turismo nel senso classico perché non è un 4 porte ma è una gran turismo, entrò a far parte del mondo delle corse in questa categoria e fu assolutamente vincente, perché sulla base della Giulia GT normale, della Sprint, Chiti fece fare una carrozzeria tutta in lega di alluminio che si chiamava Peralluman, e lo si nota facilmente perché all'interno dei gocciolatori vediamo molto evidenti tutti i rivetti che fissano il tetto al telaio. Lo stesso lo vediamo all'interno del vano motore, lo vediamo sotto i paraurti anteriori, lo vediamo insomma in tutti i punti dove le pannellature di Peralluman sono fissate a quella che era la struttura originaria della vettura in acciaio. Oltre a questo, che sicuramente aggiungendo anche altre caratteristiche, tipo nel modello da competizione i vetri in plexiglass, i cerchi in electron che vediamo montati su questa vettura ma che sulla stradale in realtà erano un opzionale perché usciva col cerchio in acciaio come la GT normale. Con queste varianti ottennero una riduzione di peso di 200 kg che era particolarmente rilevante su una vettura di questo tipo. Quindi, che dire, una vettura assolutamente vincente e bellissima, perché non si poteva paragonare la bellezza di questa macchina disegnata da Giugiaro per Bertone, che ancora oggi è ritenuto uno dei capolavori dell'Alfa Romeo, a fianco di una BMW berlina o di una Lotus Cortina. La Giulia GT-A Junior stradale era prodotta in 2 colori, bianco e rosso. La bianca aveva gli adesivi verdi e la rossa gli adesivi bianchi. Questi adesivi erano quelli che consentivano anche ai meno esperti di capire che non si trattava della normale vettura Sprint GT, ma che era appunto una GT-A. La caratteristica era appunto il biscione sul cofano anteriore, il quadrifoglio sul parafango anteriore, le strisce su portiere e parafanghi e la scritta esprimeva esattamente il modello GT-A 1003 sul cofano posteriore. Altri piccoli elementi che consentivano di individuare che questa era una GT-A, quindi una Gran Turismo alleggerita, erano la mascherina anteriore, la maniglia della portiera che era stata sostituita da questo archetto in alluminio proprio per questione di peso, e i rivetti
che fissano tutti i pannelli di alluminio sulla vettura. Il vero cuore pulsante di questa vettura, naturalmente, come per tutte le Alfa Romeo, è il motore. In questo caso il motore 1.300 rispetto a quello della sorella maggiore, la GTA 1.600, avendo una corsa inferiore, perché sappiamo che le cilindrate dei motori Alfa Romeo si esprimono alzando i cilindri, consentiva anche un numero di giri superiore. Naturalmente la doppia accensione con le 2 candele per cilindro, come era anche sul modello precedente, la 1.600, contribuivano alla resa ottimale del motore, e nella GTA 1.300 rispetto al modello precedente fu introdotto anche il servofreno, che prima non era di serie. Le GTA avevano il differenziale autobloccante, però le versioni da competizione nell'uso sportivo avevano dimostrato che purtroppo c'era una perdita di trazione, perché la ruota posteriore interna tendeva a perdere aderenza e quindi questo non consentiva di ottenere i medesimi risultati. Quindi l'ingegner Chiti progettò il cosiddetto slittone, che era un meccanismo che consentiva di ancorare il retrotreno perfettamente al terreno, e quindi se vediamo le foto di quasi tutte le GTA nelle competizioni più estreme, le notiamo che hanno il retrotreno perfettamente aderente al suolo, consentendo la massima trazione, la massima spinta e uscita in curva, mentre avevano sempre la ruota all'interno della curva, l'anteriore, sollevata vistosamente dal terreno, e questo indicava proprio che su quella macchina era montato lo slittone progettato da Autodelta, che consentiva il massimo delle prestazioni su questi modelli.